Quante volte apriamo uno schermo convinti di scegliere liberamente cosa fare? Entriamo per un messaggio, una ricerca, una notifica. Poi il tempo si piega, l'attenzione scivola e ci ritroviamo dove forse non avevamo deciso di andare. Un video appare prima ancora che lo cercassimo. Una pubblicità sembra arrivare nel momento esatto in cui poteva colpirci. Una notifica interrompe il silenzio, proprio quando stavamo per uscire dal flusso. Di solito pensiamo a tutto questo come a una violazione della privacy, come se il problema fosse soltanto che qualcuno raccoglie informazioni su di noi. Ma forse il punto più inquietante non è solo ciò che viene sottratto. Il punto è cosa possono fare una volta che ci conoscono abbastanza. Una società non cambia solo quando qualcuno la comanda. Cambia anche quando qualcuno costruisce gli ambienti in cui le persone scelgono. Shoshana Zuboff ha chiamato questo sistema capitalismo della sorveglianza. Non un semplice abuso della tecnologia, ma un nuovo modello economico fondato sulla trasformazione dell'esperienza umana in dati, previsioni e possibilità di profitto. Ogni click, ogni spostamento, ogni esitazione, ogni pausa davanti a un contenuto può diventare un segnale. Non perché ogni singolo gesto sia importante in sé, ma perché, insieme a miliardi di altri gesti, diventa leggibile. Il capitalismo della sorveglianza non vuole solo sapere cosa abbiamo fatto. Vuole prevedere cosa faremo, cosa compreremo, cosa guarderemo, dove andremo, quale emozione ci terrà ancora un minuto davanti allo schermo. Ma la previsione da sola non basta. Se il profitto dipende dal comportamento futuro, allora il comportamento futuro diventa qualcosa da rendere più sicuro, più stabile, più probabile. A quel punto il sistema non osserva soltanto, orienta. Qui nasce l'immagine della società alveare. Una società in cui gli individui restano formalmente separati, ma vengono collegati, misurati e coordinati da infrastrutture invisibili. Ognuno crede di muoversi da solo, ma il movimento complessivo diventa sempre più prevedibile. L'alveare non è una comunità. La comunità nasce da legami, parole, conflitti, responsabilità. L'alveare funziona in un altro modo. Non chiede comprensione, chiede coordinamento. Il potere più inquietante non è sempre quello che urla ordini. A volte è quello che modifica le condizioni, cambia la disposizione delle cose, rende alcune azioni più facili, altre più faticose, altre quasi invisibili. Per questo la società alveare non arriva come una prigione, arriva come comodità, mappe migliori, feed più precisi, assistenti più intelligenti, servizi più fluidi, meno attrito, meno tempo perso, meno decisioni da prendere. Il problema è che una vita troppo semplificata può diventare una vita precompilata. Non ti viene tolta la possibilità di scegliere, ma il campo della scelta viene preparato prima che tu arrivi. Zuboff vede in Skinner un'ombra importante. Skinner immaginava ambienti capaci di produrre comportamenti. Ma ciò che nel comportamentismo era teoria, laboratorio, progetto sociale, oggi può diventare infrastruttura industriale. Questa è la differenza decisiva. Non siamo più davanti a un esperimento chiuso. Il laboratorio è uscito dai suoi confini. È diventato telefono, piattaforma, città intelligente, casa connessa, luogo di lavoro, intrattenimento. La gabbia più efficace è quella che non si presenta come gabbia. Non ha sbarre, non ha divieti evidenti. Ha suggerimenti, premi, notifiche, percorsi consigliati, contenuti personalizzati. Le big tech non controllano la società perché possiedono semplicemente siti o app. La controllano perché possiedono ambienti. Luoghi digitali in cui lavoriamo, compriamo, parliamo, ci informiamo, cerchiamo approvazione. Una persona libera non è mai completamente prevedibile. Può cambiare idea, può sparire, può rifiutare, può desiderare qualcosa che non era stato previsto. Per un sistema fondato sulla previsione, questa incertezza è un problema. La società alveare è il sogno di ridurre l'imprevisto umano, non eliminare l'individuo con la violenza, ma assorbirlo dentro un ordine in cui il comportamento diventa più leggibile, più guidabile, più utile.
Per questo non dobbiamo immaginare la morte del libero arbitrio come un evento improvviso. Nessuno ci sveglia una mattina dicendo che non possiamo più scegliere. È più lento, più silenzioso. Prima vengono indebolite le condizioni della scelta. Per scegliere davvero serve distanza, serve uno spazio di noi che non sia sempre visibile, misurabile, tracciabile. Serve tempo non immediatamente catturato. Serve la possibilità di non essere disponibili, non essere leggibili, non essere continuamente trasformati in segnale. Forse una delle libertà più importanti del nostro tempo è il diritto all'opacità, non come segreto colpevole, ma come spazio umano. Una zona in cui non tutto viene estratto, confrontato, previsto, monetizzato. Non si tratta di nostalgia per un mondo senza tecnologia. La tecnologia può curare, connettere, ampliare possibilità. Il problema nasce quando la tecnologia viene piegata a un modello economico che guadagna dalla nostra prevedibilità. La domanda allora non è soltanto cosa possiamo fare noi con i nostri dispositivi. La domanda è chi possiede gli ambienti in cui viviamo. Chi decide le architetture invisibili delle nostre scelte. Chi guadagna dal fatto che diventiamo più prevedibili. L'alveare non ha bisogno di odio, non ha bisogno di ideologia esplicita. Può funzionare anche attraverso piacere, intrattenimento, sicurezza, efficienza. È questo che lo rende così difficile da vedere. Eppure qualcosa resiste, la parte di noi che non coincide con un profilo, la parte che non sa ancora cosa vuole, la parte che cambia strada senza motivo, la parte che non produce dati utili, ma esperienza viva. Forse non possiamo uscire completamente dal sistema, ma possiamo almeno smettere di chiamarlo destino. Possiamo nominare l'alveare, vedere le sue celle, riconoscere quando la comodità diventa obbedienza morbida. Perché un essere umano non è soltanto ciò che fa, non è soltanto ciò che clicca, compra, guarda o desidera. È anche ciò che può ancora sorprendere, ed è proprio lì, in quella zona imprevedibile, che comincia la libertà. Se questa riflessione ti ha fatto pensare a un'esperienza che vivi ogni giorno, puoi scriverla nei commenti. Non per cercare una risposta semplice, ma per continuare a osservare insieme la forma del nostro presente.